Ah. Vi piace? Mi è appena arrivato, ho fatto il video recensione, si chiama Neorhythm, e serve per fare... non lo so. No, è una cosa che metti in testa e serve per stimolare praticamente il cervello mentre fai delle cose e aiuta a mettersi nella stessa frequenza, così aiuta il tuo cervello che già sta andando in quella frequenza, ad esempio per meditare, fare attività, concentrarsi, leggere, aiuta ad andare nella stessa frequenza, quindi ci arrivi più facilmente e meglio, quindi ti concentri meglio, ti addormenti prima, fai meditazione meglio, insomma... Per un po' del video starò così e vedere cosa succede. Comunque, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco e oggi vi volevo parlare di come mi tengo super organizzato. Vuol dire che tantissima gente su Instagram soprattutto, ma anche sui commenti di YouTube, mi continuano a dire: fai un video sulla produttività, fai un video per far vedere come sei produttivo, fai un video per farci capire come fai a essere super produttivo. E è una cosa che a me viene super naturale perché sono probabilmente per il nuoto, ho fatto nuoto per tantissimo tempo a livello agonistico e quindi a me viene naturale essere molto organizzato. Quello che voglio spiegarvi è come praticamente riesco tramite l'applicazione, perché uso tutto su iPad, Mac e iPhone, come riesco a essere produttivo, quindi avere tutto un sistema per rimanere aggiornato su quello che devo fare, eccetera eccetera, anche scrivermi appunti. E per spiegarvelo vi faccio vedere da dove viene tutto ciò. Ecco qua, arriva da questa cosa qui. Da questo libro, si chiama Getting Things Done, in italiano non so nemmeno se esista, di David Allen, l'arte della stress free, quindi senza stress produttività. Best selling author di New York Times. New York Times best selling author, quindi praticamente in questo libro ti spiega esattamente come avere un sistema per essere sempre organizzato, senza stress, fare qualsiasi cosa che si deve fare in un modo semplice, veloce. E io l'ho applicata, tra virgolette, a un mio metodo che già avevo in precedenza tramite 3 app che sono Reminders, quindi promemoria, note e calendario. Quindi come funziona? Beh, per prima cosa promemoria, quindi uso l'applicazione promemoria per qualsiasi cosa mi viene in mente, nella mia testa, che sia una cosa, un progetto a lungo termine, che sia dai che magari un giorno vado in vacanza qua, o che sia cavolo devo aggiustare la lampadina della camera, qualsiasi cosa mi viene in mente da fare, tac, vado su promemoria e la scrivo. Dove la scrivo? Ho creato 5 cartelle, 1, 2, 3, 4, 5, sì, anzi in realtà 4 cartelle, ma in realtà il sistema te ne insegna 5, io ve lo insegno con 5. Una cartella, eccole qua, 5 cartelle, una cartella in, una cartella next actions, quindi azioni da fare subito, una cartella projects, una cartella waiting for e una cartella someday maybe. Quindi vi consiglio di aprire l'applicazione promemoria e creare queste cartelle qua, se avete un iPhone. Se non avete un iPhone dovrebbe esserci la stessa cosa, però tramite Android, solo che non conosco il nome. Cosa fare? Appena vi viene in mente qualsiasi cosa da fare, nella cartella in, la cartella principale, mettete tutte le idee che vi vengono in mente, qualsiasi idea vi viene in mente. La sera, oppure una volta a settimana, io lo faccio quando ho tempo, quando mi metto lì un attimo col telefono, si suddividono quelle, così non c'è, la scrivi e non ci pensi più, si suddividono le idee che si sono scritte nelle 4 categorie. Quindi, se è un'azione che bisogna fare anche oggi, o subito, o al momento, oppure mi ricordo dopo di dover chiamare mia madre per dirgli qualcosa, metto in next actions, quindi le azioni da fare oggi. Se invece è una cosa per cui devo aspettare qualcosa, ad esempio, aspetta che arriva ottobre, oppure aspetta che devo aspettare che mia madre mi porti qualcosa da fare la spesa, oppure qualsiasi cosa per cui devi aspettare per un certo motivo, in waiting for. Ad esempio io ho messo video cantando perché voglio provare a fare un video cantando, sto facendo i corsi di canto, ma voglio prima aspettare di essere bravo a canto, quindi lo metto in waiting for. Invece qualcosa che richiede più azioni, quindi qualcosa a lungo termine, si metterà in projects, quindi progetti. Ad esempio io ho messo partecipa a un film, nel senso che prima di partecipare a un film devo avere delle altre next actions prima, quindi ogni giorno avrò delle next actions diverse, come ad esempio contatta un'agenzia per diventare attore,
e inizi a iscriverti a un corso di recitazione, eccetera, eccetera, trova il casting e così via. E invece in Someday Maybe tutte le cose che si mettono nel futuro, che si vogliono fare un giorno, chissà. Tipo io ho messo scrivere una canzone, fare un corso di profumi, imparare lo slavo, imparare il giapponese, perfezionare i miei denti, qualsiasi cosa, parlare a TEDx come speaker, qualsiasi cosa in Someday Maybe. Quindi tutto si scrive nella cartella in. Poi, una volta a settimana, una volta al giorno, quando avete tempo, risuddividete le cose nelle loro cartelle giuste. Oppure fate come me, molto più semplicemente, mettete tutto in Next Actions e poi, se proprio è una cosa che non riuscite a fare oggi, la spostate nella cartella che vi serve. Questo sistema, uno, vi libera la mente, quindi voi non avete in continuazione pensieri da fare, perché state malissimo e avete stress nella vostra vita nel momento in cui continuate a ripensare, cavolo, ma dopo devo fare questo, ho da fare anche questo, ho da fare anche questo. No, perché appena ve lo mettete subito, pam, per iscritto, tutto sparisce nella vostra testa. Avete la mente libera ed è tutto qui scritto. Potete usare anche un giornale scritto, un diario, io preferisco usare le applicazioni. Quindi, secondo step, una volta a settimana, io l'ho messo come promemoria nel calendario la domenica sera, revisionare questo sistema qua. Quindi una volta a settimana, io la domenica sera prima del lunedì, oppure lunedì quando vuoi, quando hai tempo, insomma basta che lo fai una volta a settimana e sul calendario ti metti che te lo ricorda ogni volta a settimana quello, ti metti lì 5 minuti e riguardi tutte le cose che sono sbagliate, o ad esempio vai nella cartella in, rimetti le cose che devono andare, rimetti nella posizione giusta, completi le cose che hai già completato, oppure elimini delle cose che non ti interessano più, eccetera. Terzo step, scusate, le note. Che cosa usare dalle note? Le note per qualsiasi cosa per cui volete prendere appunti. Ad esempio, mi vengono in mente delle idee per fare dei video di YouTube, magari me le scrivo subito nella cartella in e dopo le sposto qua. E io sulle note ho qualsiasi cosa. Allenamenti, idee YouTube, ricordi, appunti di qualsiasi cosa, appunti da libri che ho letto, idee varie, appunti su me stesso, come fare meditazione, tutti i miei social media links, delle bozze per delle mail da mandare per fare collaborazioni, esercizi di canto, esercizi di ballo, la mia workout plan, le affermazioni giornaliere che leggo tutti i giorni appena mi alzo, network, ho fatto anche un video su come contattare la vostra network e rimanere in contatto con le persone per avere successo per tutta la vita. Quindi qualsiasi cosa di lungo per cui dovete prendere appunti nelle note. Nei promemoria, quindi azioni da completare. Nelle note, invece, qualsiasi cosa che vi viene in mente di lungo. Ad esempio, vi viene in mente, non so, un'idea da scrivere e ve la scrivete lì. Qualsiasi cosa per cui è comunque connesso, nel senso che i promemoria, ad esempio, in projects metti nella cartella project dei promemoria studiare quello, oppure fare esercizio canto tot. Guardo la cartella canto o esercizio canto tot e ce l'ho scritto nella cartella note, quindi tutto quello che è lì. Ultimo punto, quando c'è invece qualcosa che dovete fare in un preciso momento della vostra vita, in un preciso giorno, una precisa data, una precisa ora, ovviamente il calendario. Quindi vi prendete 10 minuti, 20 minuti del vostro tempo e vi fate sul calendario, che sarà una cosa utilissima, vedrete, appena la fate ci vuole un attimo per farla, riorganizzare tutte le vostre idee, ma dopo anche proprio semplicemente tutto quello, l'importante è togliervi tutto dalla testa, non no, ma questo tanto non serve che me lo scrivo, no, scrivete tutto, così non avete più niente nella vostra testa. Ad esempio io ho scritto anche che la mattina alle 8 tutti i giorni la mia morning routine, e io ho il promemoria tutti i giorni e mi ricorda esattamente nelle note della morning routine tutto quello che ho da fare: canto, ballo, yoga, stretch, meditazione, Wim Hof. Ho messo palestra 2-3 volte a settimana, comunque imparerete anche a usarlo, a me è facilissimo utilizzarlo. Ad esempio vedete, palestra, e mi dice cosa fare, poi potete fare modifica, adesso non trovo, oh madonna è caduto tutto, intanto questo lo tolgo, fate modifica, edit, e potete scegliere, vedete, quando parte, starts, quando si conclude,
repeat, quindi quando volete che si ripeta, se volete che si ripeta una volta al giorno, 2 volte al giorno, una volta a settimana o giorni precisi. Calendario, ho messo allenamento, mi sono fatto un calendario, e poi alert quando volete che ve lo ricordi, quindi vi arriva la notifica in cui vi ricorda di fare quella cosa lì. E io l'ho messo a qualsiasi cosa, l'ho messo anche ai post che voglio fare di Instagram, ai post di TikTok, post LinkedIn, Facebook, Twitter, agli esercizi di canto, la palestra, la mia routine quotidiana, rispondere ai commenti su YouTube una volta a settimana, la doccia, perché ho anche dei tipi di doccia particolari da fare, e questo si ripete ogni volta. E poi quando avete anche un qualcosa di particolare, quindi un evento, ad esempio ho il dentista tra 2 settimane, invece che scriverlo sulle note, oppure se volete scriverlo subito sul promemoria dopo spostarlo sul calendario, pac, lo mettete lì, così non ci pensate più, sapete che quel giorno ce l'avete, mettetevi il promemoria il giorno prima, così vi ricordate che il giorno dopo avete il dentista, e finite qua. Ecco qua ragazzi, questo è come mi tengo super organizzato. Un altro piccolo consiglio che vi voglio dare, che anche nel libro in realtà ne parla, è: se vedete che, intanto mi rimetto questo perché mi piaceva, se un'azione dura meno di 2 minuti, questo è un pro tip, mi raccomando, se un'azione vedete che dura meno di 2 minuti farla, non scrivetela nemmeno sui promemoria, fatela e basta. Io non so cosa sto facendo nella mia vita. Se un'azione vedete che dura meno di 2 minuti, scusate, fatela subito. Quindi invece di scriverla, fatela subito. Spesso magari da dire, devo, non so, sistemare un attimo quella cosa lì che ho in camera. Invece di pensarci, che vi occupa molto più tempo, molto più spazio nella vostra testa, molti più problemi, perché è un loop che non avete ancora chiuso nella vostra testa, un qualcosa da fare, piuttosto fatelo subito, ci vuole un secondo, lo mettete, lo fate e via, se dura meno di 2 minuti. Se invece dura più di 2 minuti, lo mettete nella cartella promemoria e poi lo mettete nella cartella esatta, o nelle note, o nel calendario, o dove va andato. Ecco qua ragazzi, quindi questo è il trucco. Il segreto è avere una routine quotidiana, sapersi organizzare bene nelle cose che scrivete, come vi ho appena fatto vedere, quindi avere un sistema. Tutti i giorni fare le stesse cose, quindi come vi ho detto, fare una routine. Io dalla mattina alla mattina ho queste cose da fare: yoga, meditazione, affermazioni positive, allenamento, eccetera. Al pomeriggio altre cose, alla sera altre, quindi mi tengo super organizzato da fare le cose. Disciplina, perché ovviamente serve disciplina nel continuare a farle tutti i giorni, avere costanza. E poi devono piacervi, perché se non riuscite a trovare qualcosa che vi piace è difficile continuare a farlo all'infinito. Quindi ecco qua ragazzi. Questi sono i trucchetti, insomma, sono i miei consigli su come essere super produttivi. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un commento mi piace, fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!